Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo di un upgrade che voglio portare sulla mia postazione da sim racing. Infatti ho deciso di sostituire la corona Thrustmaster base che era presente nel volante al momento dell'acquisto con questo F1 Wheel Add-on. Tramite questo filetto che va agganciato al motore, infatti è possibile cambiare varie corone al motore Thrustmaster. Basta che abbiano questo filetto, mentre per utilizzarlo su console devono per forza avere questo DIN che si collega a quello del motore, mentre se non hanno questo DIN devono avere un USB che va collegato al PC, però in quel caso possono essere utilizzati solo con PC ovviamente. Iniziamo col dire che questo volante è una riproduzione fedele del volante della Ferrari del 2011, cioè l'F150. Le dimensioni sono quelle reali dello sterzo vero che hanno utilizzato Massa ed Alonso, anche se quell'anno per sfortuna di noi ferraristi non è stato molto fortunato per la Ferrari. Infatti Alonso riuscì a vincere solo un Gran Premio, se ricordo bene, in Inghilterra mi sembra. Comunque andiamo a vedere il volante. Allora, parto col dire che i tasti veri sono solo questi, poi ci sono due pad qui in basso, questi tasti qui giù, qui in basso, quest'altro pad e quest'altri tasti, anche le rotelle funzionano. Le uniche cose che non funzionano sono questi rotary switch che sono solo disegnati, non funzionano in realtà. Ed anche lo schermo in realtà non c'è, è finto. Un'altra cosa molto bella è il cambio, infatti è un'unica leva, se andiamo a premere qui si alza all'altro lato e viceversa, quindi tecnicamente si potrebbe cambiare marcia anche con una sola mano, però sinceramente non ci sono abituato. L'impugnatura è molto robusta, riempie le mani. Il feeling con i tasti è molto buono, devo dire. Nulla a che vedere con i comandi, con i tasti del comando base, chiamiamolo così. Ma le sorprese non sono finite qui. Infatti, prima di provare il volante, ho un'altra sorpresa. Infatti ho deciso di acquistare una T3PA con 3 pedali appunto, che andranno a sostituire i 2 pedali della pedaliera standard, acceleratore, freno e frizione. Devo dire che già schiacciandoli si sente il freno molto più duro, quindi dovrò probabilmente riabituarmi a frenare. La vedo molto solida ed in più i pedali sono regolabili in base a come meglio si preferisce, ma soprattutto ho visto che ci sono dei pistoncini che vanno applicati qui davanti ai pedali che fanno resistenza e che rendono il feeling ancora migliore, quindi magari ne prenderò uno per il freno per iniziare a vedere come va. Ma basta chiacchiere e andiamoli a provare e vedere un po' come mi ci trovo. E dopo averli collegati e montati, adesso andiamo a vedere un po' la configurazione dei comandi per ottimizzarlo un po' al meglio. Dopo averci speso un po' di tempo, penso di aver trovato finalmente la configurazione più adatta per utilizzare questo volante in Formula 1 su PS4. Allora, inizio col dire che mentre l'acceleratore è molto simile alla pedaliera precedente, il freno è molto più duro e la frizione è molto simile all'acceleratore, devo dire. Comunque adesso andiamo a vedere un po' come ho impostato i tasti. Allora, inizio col dire che questo switch rotativo fa le frecce su e giù, mentre questo fa destra e sinistra, quindi secondo me potevano evitare di aggiungere anche questi due piccoli pad a destra e sinistra, così che il volante sarebbe stato proprio identico a quello originale, perché hanno praticamente le stesse funzioni, almeno su PlayStation. Poi su PC lo vedrò quando ritornerò al gaming da PC, visto che il mio caro e vecchio buon computer ormai non ce la fa più. Quindi questo
è un primo punto da tenere conto. Poi con DRS, che è il tasto cerchio, ho impostato appunto il DRS. Andiamolo a vedere da qui. Ecco la lista dei comandi. Vabbè, acceleratore, freno e retromarcia, penso si capisca. Lo sterzo anche. Poi ci sono il tasto option, che è pausa, che è questo è il tasto home e questo è il tasto share per PlayStation, quindi siamo limitati nell'uso dei tasti perché già ne prendiamo 3. Poi, come vedete, sul motore del volante ci sono L3 ed R3 che quando si guidano non si riescono ad utilizzare proprio per la loro posizione qui in basso. Visto che si sta guidando è molto scomodo premerli. Su questo volante invece sono presenti qui e qui con il tasto pomp e uno meno, quindi recuperiamo 2 tasti da poter utilizzare. Adesso ho impostato con questi 2 tasti 10 più e 1 meno. 10 più l'aumento dell'erogazione della batteria, 1 meno l'abbassamento dell'utilizzo. Infatti se siamo in standard premendo qui andiamo a grassa, se siamo in standard premendo a meno andiamo a magra. Con L3, cioè pomp, ho impostato 2 funzioni, sia guardare indietro che l'abbassamento della miscela di carburante, perché magari può essere un po' scomodo quando si va ad abbassare la miscela, però avevo bisogno di 2 comandi per rendere il tutto più intuitivo e non aprire i menu del gioco tramite questi 2 tasti. Questo apre il menu vocale, questo il menu a tendina dove possiamo poi regolare utilizzando i 2 rotary switch. L'ho impostato facendolo da qui, essendo più intuitivo. Infatti qui riduce la miscela, qui l'aumenta. Passiamo da standard a grassa e da standard a bassa. Mentre mi sa che mi sono impicciato, per l'ERS si passa da standard a alto e da standard a basso, oppure alto, sorpasso, hot lap, insomma si va ad aumentare. Con PIT invece ho impostato il limitatore quando si rientra. Ecco la lista dei comandi che scorre. Cambio marcia invece non c'è perché non utilizzo il TH8. Allora, i tasti di cui vi ho parlato per le scorciatoie per aumentare e diminuire il carburante sono qui in alto a destra in scorciatoie e DMF. Infatti, gremendo miscela carburante triangolo, che sarebbe poi il tasto N, riduzione miscela carburante è L3, che come vi ho detto è il tasto pompo. Scendiamo più giù e ci sono aumento modalità ERS, il tasto X, che poi sarebbe 10 più, diminuzione modalità ERS, che sarebbe 1 meno. Bene, adesso completata la configurazione dei tasti li andiamo a provare in pista. Allora andiamo a fare un weekend di gara Formula 1 2019. Abbiamo il volante Ferrari, quindi direi di prendere la Ferrari. Prendiamo Seb, dai. Anzi no, prendiamo il nostro caro Charles Leclerc e andiamo a fare qualche giro in Spagna. Sì, prove libere, tanto è solo per provare. Allora, scendiamo subito in pista. Facciamo esci. Adesso con una mano mi riprendo e con un'altra gioco, così per cercare di essere il più preciso possibile. Allora, uscita dai box ci chiede di schiacciare quadrato, che sarebbe il tasto pit, che attiva il pit limiter, appunto, per come l'ho impostato io. Schiacciamo e si toglie la scritta pit ed entriamo in modalità guida, appunto. Adesso, come vi facevo vedere, queste sono le frecce che aprono automaticamente il menu a tendina, perciò dicevo di non utilizzare questi pad, così da rendere il volante più uguale a quello originale. Poi, come avevo detto, il tasto pomp riduce l'erogazione. Come bandiera nera? Ho dovuto riavviare la sessione perché mi aveva dato bandiera nera. Quindi usciamo di nuovo. Ok, ci prepariamo a togliere il pit limiter. Togliamo il pit limiter e andiamo. Come detto, il tasto pomp riduce la miscela e guarda anche indietro, infatti passa a magra. Ok, quando guarda indietro passa anche a magra. Se schiacciamo su N passa a standard e poi a grassa. Andiamo a fare
la curva, poi K, che sarebbe il tasto L2, ci apre il menu vocale, che poi in base a questi rotary switch possiamo comandare. Quindi da questa parte abbiamo finito. Poi c'è questo, che c'è il tasto PL, che ci porta nel menu per controllare la temperatura delle gomme e il consumo dei pezzi, insomma. Il tasto DRS l'ho impostato, adesso lo vediamo nella zona DRS, che attiva appunto solo il DRS. Come vedete, siccome la leva è un unico pezzo che va da destra a sinistra, posso aumentare le marce anche con una sola mano, quindi da sinistra. Ci segnala la zona DRS perché siamo in prova, quindi la possiamo attivare sempre. Ok, adesso attiviamo il DRS, ci segnala che è attivato, e con il tasto pomp andiamo a vedere dietro che effettivamente è attivato. Possiamo anche fare così, schiacciare due tasti, così possiamo vedere che effettivamente viene attivato. Poi l'utilizzo adesso andiamo fuori pista, ci andiamo a fare un giro nella curva che utilizzano le moto, e con il tasto DC+ passiamo all'erogazione più aggressiva dell'RS, alta, sorpasso, hot lap e così a scendere. Secondo me questa è l'impostazione più naturale per la Formula 1. E quindi anche da PlayStation. Su PC magari penso che possiamo utilizzare altri tre tasti, come questo che viene usato per il menu di pausa, questo centrale per la home e questo a sinistra per lo share, e magari avere una configurazione più completa. La visuale non è delle migliori, ma voglio darvi le mie prime impressioni sia con questo volante che con la pedaliera che è giù. Oddio, il freno mi sembra molto strano, non è più come prima, sì, è più duro, però è come se riesco a sentire un po' meglio prima che arrivi il bloccaggio. Oh no, e anche all'acceleratore devo dire che mi ci devo abituare. Per esempio, per adesso a me sembra molto strano l'impugnatura del volante, infatti sforzo molto il pollice e dopo qualche giro mi inizia a fare male, però è tutta questione di abitudine. E così anche col freno e con i pedali nuovi, bisogna adattarsi alla nuova sensibilità. Va bene ragazzi, che altro aggiungere? Sono davvero soddisfatto di questo volante e anche dei nuovi pedali. Adesso dovrò abituarmi a loro, però il feeling che danno è davvero molto migliore rispetto a quello che avevo prima. Il volante sì ha una forma strana, però secondo me in questo gioco, in un gioco come Formula 1, può aiutarti, mentre l'altro era più secondo me per le gare GT, perché comunque con le Formula 1 quando fai una curva stretta devi avere la possibilità di ruotare il volante molto velocemente e il più possibile, e con questo volante, da questa forma, questo movimento viene fuori molto più facilmente. Dai pedali invece dovrò sentire il giusto feeling per riuscire a frenare ed accelerare meglio. So che è possibile, ed inoltre magari acquistando quei pistoncini che faranno resistenze sarà il tutto ancora più realistico. Comunque per questo video è tutto, a me piacciono davvero molto questi due nuovi acquisti, spero che per voi sia lo stesso. Se vi sono piaciuti scrivetemelo nei commenti, iscrivetevi anche qui al canale, attivate le notifiche e lasciate un like se il video vi è piaciuto. Per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo video, ciao!